Come combattere ansia e depressione in 3 passi, in 3 semplici step. So ragazzi che questo è un argomento complesso, so che non è un argomento da trattare a cuor leggero e infatti oggi voglio fare un video un po' più profondo per aiutare quelle persone che stanno combattendo contro questi 2 problemi che affliggono la maggior parte delle persone della mia generazione, ma anche ovviamente generazioni precedenti. Ma nella nostra generazione è qualcosa che veramente sta diventando un po' troppo normale e quindi vi voglio dare 3 motivi, 3 cose che vi possono aiutare a combatterle. Sono cose che hanno aiutato me, sono cose che hanno aiutato persone attorno a me e sono cose anche magari un po' che sembrano quasi esoteriche per alcune persone, però fidatevi, prendetele a mente aperta, provatele e ditemi che cosa ne pensate, ditemi che cosa succede, perché in realtà ci sono anche prove scientifiche che dimostrano che tutte queste 3 cose funzionano. Fidatevi ragazzi che sto editando il video e sto conoscendo sempre più gente anche di successo, gente che apparentemente ha successo ma che non sta bene, gente che si pensa che abbia di tutto nella vita e che in realtà poi non riesce nemmeno a godersi le cose che ha per quanto sta male. È quindi importante, prima di avere anche un minimo successo nella vita, indipendentemente da tutto quello che si fa, è importante avere questa stabilità, essere stabili e essere a posto con se stessi prima di fare qualsiasi cosa. Quindi sono contento di aver iniziato questo percorso prima di iniziare qualsiasi livello di successo o cosa nella vita e sono contento di condividerlo con voi. Creare delle basi, delle fondamenta solide su cui poi costruire più responsabilità e più successo anche nella propria situazione di vita. Quindi fare differenza tra vita e situazione di vita. La vita è la base, è la propria essenza, è tutto quello che abbiamo. La situazione di vita può cambiare ogni giorno per qualsiasi cosa ed è soldi, fama, tutto ciò che è un accessorio della vita in generale. Quindi anche questa distinzione è importante. Ovviamente senza avere una routine sana è difficile mantenere un livello di motivazione e anche un livello di generale benessere, quindi la prima cosa ovviamente non è una delle 3 ma è la base, le fondamenta su cui poi possono partire tutte e 3 le cose, è di cercare di sforzarsi al 100% come prima cosa di avere una routine sana. Quindi ovviamente se state fumando, se utilizzate alcolici, se utilizzate altre cose, cercate aiuto, cercate di mollare questi atteggiamenti perché non sono la risposta. La risposta verso queste cose qua non si può cercare all'esterno, ma è qualcosa che deve succedere all'interno. All'esterno si possono trovare aiuti, ma alterarsi per evitare queste cose, quindi l'ansia o comunque la depressione, non è la risposta giusta. Queste cose si risolvono mettendo a posto quello squilibrio che c'è dentro di sé, che poi porta a manifestare tutti questi problemi, da cui soprattutto mentali. Quindi, prima cosa, cercate di avere una routine sana. Ovviamente cercate di allenarvi, tenervi a posto, alzare magari un po' prima la mattina, cercare di provare varie cose, lo yoga, la meditazione, leggere, dedicare un po' di tempo a voi stessi, dedicare un po' di tempo a uscire con delle persone che vi piacciono, togliere persone tossiche, togliere cose tossiche dalla vostra vita, concentrarvi sulle cose positive, avere magari anche un diario di gratitudine, quindi concentrarvi sulle cose che avete per cui siete grati invece che paragonarvi agli altri, anche semplicemente utilizzare meno il telefono, meno i social media, paragonarsi meno con gli altri, sono tutte cose che comunque aiutano in generale a avere le basi fondamentali su cui poi si possono fare esercizi, perché se voi fate un esercizio però dopo avete una routine che non vi porta a niente, anzi vi porta sempre più in basso, ovviamente non si può andare avanti così. Tra l'altro ragazzi, sul mio Instagram ho un highlight con tutte le routine che utilizzo io, quindi se volete prendere spunto per qualcosa ve la lascio anche qui. Ora partiamo invece con 3 soluzioni più pratiche. Ci sono un sacco di soluzioni che vi possono aiutare, però la prima cosa che a me ha aiutato tantissimo e che gente attorno a me ha aiutato moltissimo è provare un metodo che si chiama metodo Wim Hof. Wim Hof è questo signore olandese che ha avuto sua moglie che si è tolta la vita per depressione e ha quindi cercato di sviluppare un metodo per cui è riuscito a fare 26 Guinness World Record tutti nell'ambito del ghiaccio, quindi tutti nell'ambito del freddo, ovvero il combattere lo stress. Ha sviluppato tramite un'esposizione al freddo un metodo di respirazione che anche solo applicato, quindi anche solo fare questo metodo di respirazione che trovate gratuitamente su YouTube, ovviamente lui ha i propri corsi eccetera, però gratuitamente trovate questa meditazione di 10 minuti che è un semplice esercizio occidentale di respirazioni, fa in modo che il tuo fisico vada chimicamente in un certo modo per cui
tutto ciò che riguarda la mente, tutto ciò che riguarda infiammazioni, tutto ciò che riguarda il benessere generale del corpo viene aiutato. Quindi il corpo migliora il proprio benessere, la mente migliora il proprio benessere e automaticamente ci sono anche studi che dimostrano che insonnia, preoccupazioni, ansia e depressione vengono anche combattute grazie a questo metodo. Ci sono un sacco di video, un sacco di documentari, io ho già fatto anche un video a riguardo, vi consiglio di dargli un'occhiata. Quindi il metodo Wim Hof è una cosa che vi può aiutare molto. La seconda cosa è lo yoga, è la meditazione, provare a fare meditazione. Il metodo Wim Hof può essere considerato una sorta di meditazione, però c'è un tipo di meditazione che è il Kriya Yoga, o comunque tutto ciò che va a lavorare all'interno di sé. Lo yoga non è solamente il contorcersi, fare esercizi fisici, anche quello può aiutare, ovviamente, se volete aggiungerlo alla vostra routine di allenamento, del mangiar sano, però c'è un esercizio di yoga che a me ha aiutato molto, anche questo lo trovate gratuito su YouTube, da fare almeno una volta al giorno e fidatevi, in 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni già vedrete una differenza assurda, ed è Isha Kriya. La meditazione serve proprio per smettere di identificarsi con ciò che noi non siamo, ovvero il problema dell'ansia, della depressione, di tutti questi problemi, ovviamente anche a livello clinico, ma esistenzialmente, fondamentalmente è la nostra mente che si sta accanendo contro di noi invece che aiutarci. Stiamo soffrendo delle nostre capacità più grosse come esseri umani. La nostra capacità più grossa di esseri umani è proprio quella di avere una mente e un'immaginazione che ci possono permettere di vivere al di sopra di qualunque creatura sulla scala alimentare. Nel momento in cui però questa mente iniziamo ad identificarci troppo con essa, quindi si crea l'ego, inizia a crearsi questa paura del diverso, inizia a crearsi questa distinzione tra me e gli altri, lì inizia la sofferenza nel momento in cui penso in continuazione al passato e al futuro senza godermi il momento presente. La meditazione fa proprio questo, crea un piccolo spazietto tra te e le tue accumulazioni, quindi la tua mente e il tuo corpo, che sono cose che abbiamo accumulato nel tempo vivendo su questo pianeta, e quindi non è che si smette di pensare, anzi la mente è importantissima, però creando un minimo di spazio si capisce, inizi piano piano e a livello esperienziale, quindi non logicamente, ok, ho capito e quindi sto meglio, no, è proprio un'esperienza, inizi a fare un po' di spazio che ti dà una pace infinita, ti fa stare nel momento presente e poi quando vuoi utilizzare la mente la utilizzi, però lei non utilizza te e quindi smetti di essere bullizzato in continuazione dai tuoi pensieri, dalla tua mente. Sono tantissimi tipi di meditazione, quello che ho trovato che aiuta di più è il Shambhavi Mahamudra Kriya di Sadhguru, la versione diciamo senza fare un corso, quindi che potete iniziare anche oggi e farla in 15 minuti, 12 minuti al giorno, è Isha Kriya, come vi ho detto, anche quella è una meditazione potentissima. Anche quello, ragazzi, fidatevi che ci sono un sacco di ricerche che a livello pratico fanno vedere anche a livello scientifico come proprio la chimica all'interno di sé cambi con queste cose. E non dite ok, l'ho provato una volta e non funziona, ho fatto per 3 giorni e non funziona. È come un fiore che pian piano sboccia, è come andare in palestra. Non è che dovete andare in palestra e capire come si fa un esercizio, no, ci andate e piano piano vedrete i risultati, come di fare bodybuilding, quindi vai là e non è che dopo un giorno dici no, non sono grosso, no, vedrai dopo già 10 giorni i risultati, vedrai molta più pace, molta più serenità, starai sicuramente meglio. A me ha veramente cambiato la vita. Avere un'ancora nel momento presente che indipendentemente da tutto quello che succede all'esterno ti senti una roccia e stai bene, ti cambia la vita. La terza cosa è collegata a questo, è un libro che vi consiglio di leggere, si chiama Il potere di adesso. Questa è la versione insegnamenti e meditazione, quindi come mettere in pratica, ci sono 2 libri, voi leggetevi semplicemente la versione originale, io ho letto sia la versione originale, adesso sto leggendo questo che è come metterlo in pratica, che è un filosofo tedesco, un pensatore tedesco che si chiama Eckhart Tolle, a me piace tantissimo, e appunto quest'uomo è riuscito, grazie proprio anche perché magari il Isha Kriya o queste cose sono più forse orientali e non siamo abituati a queste cose, però lui in un libro pluripremiato è riuscito a spiegare l'illuminazione, quindi lo stare nel momento presente concretamente a livello logico, con la mente, eccetera, a un pubblico occidentale, quindi a gente che non è abituata a sentire di certe cose. E fidatevi, ragazzi, che questo libro vi svolta la vita, vi svolta completamente la vita.
è qualcosa di pazzesco. Quindi se state veramente male, io l'ho dato a tutte le persone che stanno male attorno a me e sono tutte cambiate, quindi ve lo consiglio tantissimo, ha cambiato la vita a tantissime persone. Non è un video sponsorizzato, ma ve lo lascio comunque in descrizione tutte le cose di cui ho parlato. E quindi ragazzi, se unite una routine sana a magari degli obiettivi, dei piccoli obiettivi a breve termine, a lungo termine, a medio termine, scrivetevi anche le cose, utilizzare meno i social, iniziare ad allenarsi, fare qualcosa, anche un piccolo hobby, una passione, avere un piccolo miglioramento giornaliero e essere grato per quel miglioramento in qualsiasi cosa sia, non importa, anche solo il mangiare un pelino meglio o evitare una sigaretta in più, un piccolo miglioramento ogni giorno vi aiuta tantissimo, la gratitudine aiuta tantissimo. E se unite questi 3 metodi, il libro lo leggete, fate Isha Kriya e Wim Hof, magari anche le docce fredde, quindi iniziate anche a sviluppare il metodo Wim Hof dalla parte del freddo, ragazzi, la depressione e l'ansia sono sicuramente combattute e probabilmente anche sconfitte. Ho conosciuto gente che a livello clinico è a livelli di depressione alta e ha fatto terapia per tantissimo tempo, non ha risolto, e con anche una di questi 3 metodi qua invece ha risolto cose che non pensava neanche di risolvere. Perché a volte tutti questi problemi che abbiamo, tutte queste manifestazioni di cose che stiamo male, ansia, depressione e mille altre cose, in realtà magari partono tutte da un'unica fonte che è uno squilibrio che abbiamo interiore. Quando andiamo a risolvere quello squilibrio, invece che mettere dei semplici cerotti, andiamo a risolvere il problema alla radice, tutto si risolve magicamente. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate. In ogni caso chiedete anche aiuto alle persone attorno a voi, se volete fare terapia è una cosa che vi può aiutare in ogni caso, e scrivetemi per qualsiasi cosa, io sono qui anche per aiutarvi. Quindi anche su Instagram, se volete scrivermi, io ci sono. Iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!